Rieccoci con un nuovo video. Come potete vedere, quest'oggi utilizzerò appunto lo scrigno degli oracoli, questi arcani barra oracoli che in realtà riescono a tratteggiare molto bene, dettagliatamente, direi quasi al pari degli arcani maggiori e minori, la personalità di determinati individui. Di conseguenza, oggi cerchiamo di capire un po' qualcosa su una persona che avete appena iniziato a frequentare, una persona con cui diciamo c'è un rapporto embrionale, un sentirsi, un vedersi. Vogliamo cercare di capire quindi questa persona che vi piace e con la quale in qualche modo state già iniziando una certa storia di frequentazione, come appunto andrà avanti questa storia, cioè gli sviluppi che ci saranno tra di voi. Ovviamente utilizzerò il metodo che uso sempre quando appunto utilizzo lo scrigno degli oracoli, ossia quella che è la croce semplice, quindi a 5 carte, dove abbiamo il passato della situazione, l'attuale presente, l'evoluzione futura della situazione, la tendenza futura se il soggetto non cambia nulla dei suoi comportamenti, gli ostacoli, cioè ciò che si effettivamente oppone a ciò che vuole il consultante, e la sentenza finale, quindi la soluzione definitiva della situazione. Voi sapete che quando utilizzo appunto lo scrigno degli oracoli abbiamo la possibilità di avere due varianti. Io vi lascio come sempre i link in descrizione di due miei video in cui appunto spiego dettagliatamente la motivazione di questa mia scelta e in particolar modo appunto il principio degli opposti psichici di Jung che guida queste stese, e soprattutto appunto la scelta di due e due sole varianti. Iniziamo però con la variante numero 1. Io inizio appunto a mescolare gli arcani, queste carte che sono veramente enormi e non sono neanche molto semplici da mescolare, comunque con una certa pazienza si arriva a far tutto. Allora, quindi variante numero 1, cerchiamo di capire questa persona che conoscete da poco tempo, cosa pensa di voi, cosa prova magari anche già per voi, se ci sono dei ostacoli, ovviamente di che tipo possono essere questi ostacoli. Cerchiamo di capire quindi come potrebbe andare avanti la storia e anche qualche ulteriore consiglio da parte di questi oracoli barra arcani. Allora, ok, perfetto. Allora, questa è la posizione del passato. Vediamo un po' tra voi e questa persona. La carta della prova, però. Allora, la carta della prova rappresenta appunto un doversi mettere in gioco, la necessità di avere coraggio, la necessità di osare in una situazione non del tutto semplice, perché la carta della prova potrebbe includere dei nemici, quindi eventualmente o voi o questa persona potreste essere impegnati, quindi avere un'altra frequentazione più o meno ufficiale. Questa persona vi ha addocchiato immediatamente, gli siete subito piaciute e ha subito pensato a voi come ad un qualcosa di più. Questo lo devo ammettere. Guardate, qui c'è tanto fuoco e qui abbiamo infatti un drago. Questa persona ha visto in voi un potenziale, diciamo così, fisico ed erotico molto importante. Cioè, l'aggancio tra voi e questa persona è stato proprio
la sessualità, l'erotismo, cioè gli siete piaciuta subito fisicamente e ha cercato questa persona di emergere in qualche modo ai vostri occhi. Ha cercato in qualche modo di superare una sorta di test per riuscire ad entrare nelle vostre grazie e soprattutto per riuscire a superare tutti questi ostacoli che questa persona aveva per avvicinarsi a voi. Ha dovuto in qualche modo, tra virgolette, anche giocarsi bene le proprie carte, perché evidentemente vi vedeva particolarmente inavvicinabile, perché obiettivamente questa persona ha notato che o siete corteggiate da più persone e quindi chiaramente ci sono più rivali, oppure ha notato che comunque anche lui avrebbe comunque fatto fatica in qualche modo a raggiungervi. Quindi questa persona ha dovuto in qualche modo superare anche l'ostacolo della lealtà, cioè ha dovuto mostrarsi con un certo impegno nei vostri confronti. Proprio perché, evidentemente, vi ripeto, in qualche modo voi eravate diffidenti inizialmente nei confronti di questa persona e questo sicuramente, almeno inizialmente, poteva costituire per lui un elemento in più di difficoltà e di problematica che questa persona ha cercato in qualche modo di superare, cioè come se questa persona abbia dovuto in qualche modo riuscire appunto a superare delle prove per fare breccia nella vostra sicurezza, nella vostra fiducia, nel vostro cuore. Ma non perché questa persona non vi piacesse, perché a mio avviso questa persona vi piaceva, però evidentemente c'era molta diffidenza da parte vostra, oppure voi eravate impegnate, oppure lui era impegnato, di conseguenza ha dovuto giocarsela bene. Cioè, voi gli siete piaciuta sin da subito, siete sin da subito stati il suo obiettivo, quindi una prova appunto da superare. E lui ha cercato ovviamente di vendersi al meglio e di superare tutti questi ostacoli per poter arrivare direttamente a voi. Quindi diciamo che sì, c'è stato un corteggiamento, però un corteggiamento abbastanza duro, irto di appunto ostacoli. Questa persona, difatti, non ama gli intoppi. È una persona, non dico arrogante, però abbastanza piena di sé. Per cui nel momento in cui ha un obiettivo, in questo caso voi, lui cerca di vincere a qualsiasi costo. E quindi ha cercato in tutti i modi di sbaragliare appunto qualsiasi tipologia di rivale, nemico o ostacolo, perché vuole arrivare ad un risultato, ma ha sempre voluto arrivare ad un risultato questa persona. Inoltre questa carta chiaramente ci tratteggia un animo, vi ripeto, temerario, coraggioso, una persona anche ostinata che quando vuole ottenere qualcosa fa di tutto e di più. Quindi voi gli siete piaciuta sin da subito e ha subito cercato in qualche modo di trovare l'aggancio giusto. Magari non c'è riuscito subito, anzi sicuramente, perché qui c'erano un po' troppi ostacoli, però obiettivamente questa è una persona che quando ha interesse per qualcosa va dritto al suo obiettivo. Nel caso in cui l'abbiate visto a volte fermarsi, è perché ha razionalizzato tutto ciò che stava accadendo e ha notato che in quel momento gli ostacoli erano troppo più grandi di lui, ma ha cercato sicuramente in qualche modo di superarli. Vediamo a questo punto ovviamente il presente, cioè ad oggi a che punto siete voi e questa persona. Bella conquista, chiaro. Allora, questa persona crede di aver raggiunto comunque un ottimo risultato al vostro fianco, cioè dal punto di vista di questa persona, non dal vostro, dal punto di vista di questa persona, lui ha ottenuto la posizione che in questo momento voleva, cioè lui si era in qualche modo prefissato di arrivare a un determinato punto. Ecco, lui è arrivato a questo punto. Di conseguenza, per lui è già un risultato importante. E quindi ha tutta la voglia e l'intenzione di portare assolutamente avanti questa storia con voi. Quindi, dal suo punto di vista,
il suo obiettivo, ok, è parzialmente raggiunto. È chiaro che per questa persona ha vinto una battaglia, non la guerra, eh. Questa è una persona molto focosa, molto passionale, molto intensa, che potrei per esempio paragonare al cavaliere di bastoni per quanto riguarda appunto gli arcani minori, cioè una persona che comunque nel momento in cui sente un qualcosa di più che vada a stimolare determinate zone del suo corpo, questa persona non ci impiega veramente né uno né due per cercare subito la strada giusta da poter percorrere per arrivare al soddisfacimento pieno dei suoi desideri. Quindi in realtà questa persona addirittura con la carta della conquista vi considera sua. Quindi vede molto bello il vostro rapporto, o comunque ha capito che siete arrivati ad un buon punto, che la vittoria praticamente è a portata di mano, che probabilmente potrebbe esserci ancora dello sforzo da fare, ma che lui ha tutte le intenzioni comunque di portare avanti. Quindi è una persona che in questo momento non vede sfumature particolarmente negative del vostro rapporto, anzi, direi che è una persona che ha una visione piuttosto ottimistica del vostro rapporto. Ok, quindi in realtà è una persona piuttosto ottimista che è pronta tra l'altro ad andare avanti, a combattere, a lottare per poter acquisire sempre di più maggior carisma e maggior posizione al vostro fianco. Vediamo a questo punto la linea di tendenza futura, cioè che cosa potrebbe accadere tra voi e questa persona. Che bello! Allora, la trasformazione. Ragazzi, questa è una carta molto importante però, Allora, la carta, tra l'altro, 13° arcano, ovviamente, carta della trasformazione di Plutone. A quale arcano maggiore ci fa immediatamente pensare? Esattamente, all'arcano senza nome, quindi alla carta della morte, in tutto e per tutto, Allora, in questo caso, questa persona metterà in atto dei comportamenti molto chiari nei vostri confronti, che potrebbero essere forieri di un cambiamento importante nella vita di entrambi. Mi spiego meglio. Nel caso in cui uno dei due, o voi o questa persona, siate impegnati, questa persona cercherà di cambiare questa posizione per risollevarsi anche da un periodo difficile che questa persona potrebbe aver appunto passato a causa di una compagna ufficiale. Quindi questa persona potrebbe addirittura arrivare a lasciare l'altra compagna o comunque a palesare addirittura la vostra presenza nella vita della compagna, oppure potrebbe chiedere a voi di farlo. Perché la carta della trasformazione è proprio la carta del cambiamento, di un forte potere personale. Qui abbiamo Plutone, è una divinità importante e di conseguenza è una persona che si sente, probabilmente grazie proprio alla conquista di voi, ancora più padrone della sua stessa vita, con un'autostima alle stelle. E soprattutto grazie a voi questa persona sentirà il suo potere sessuale raddoppiato. Parliamo ovviamente di Plutone, che ovviamente regge quale segno zodiacale? Lo Scorpione, che è un segno assolutamente passionale, profondo, con un temperamento estremamente intenso. È un segno che prova profondi desideri, profonde emozioni, fino a volte quasi a lasciarsene soverchiare. Di conseguenza questa persona ha un profondo desiderio di miglioramento e il rapporto con voi è quasi come se lo facesse sentire più virile. Quindi la vostra presenza nella sua vita sta migliorando anche indirettamente la sua stessa vita. Stessa cosa potrebbe capitare a voi. Cioè, ragazzi, quando esce la carta di Plutone, sicuramente ci saranno delle trasformazioni, ma a seguito di una obbligatoria distruzione. Quindi c'è una morte e una rinascita. Quindi
Le cose vecchie verranno eliminate o ci si metterà in atto al fine di eliminarle per raccogliere e accogliere tutto ciò che c'è di nuovo. Però Plutone di che cosa anche ci parla? Di tutto ciò che avviene nel silenzio, con discrezione. Plutone ovviamente rappresenta l'occulto. Quindi in realtà qualsiasi mossa questa persona vada a compiere nei vostri confronti, lo farà però chiaramente non rendendo necessariamente palese a chiunque questa trasformazione. È chiaro che se questa persona si dovesse trovare a lasciare la compagna ufficiale, non mette ovviamente i manifesti, ok? Quindi è chiaro che questa persona vorrà mantenere la riservatezza, ma vorrà assolutamente effettuare un cambiamento. Attenzione tra l'altro ragazzi, perché Plutone ci parla anche di gelosia. Quindi questa persona potrebbe essere, ve l'ho già detto con la conquista che vi sente già sua, ecco, questa persona potrebbe diventare molto gelosa di voi, altra caratteristica tipica appunto dello Scorpione, ok? Quindi è una persona che è pronta a una profonda trasformazione. Vediamo però gli ostacoli, quali potrebbero essere gli ostacoli a questa trasformazione. La sventura, sì, mamma mia ragazzi, di nuovo il 13° arcano. Voi sapete che comunque lo scrigno degli oracoli, come potete anche ben vedere anche semplicemente dal dorso delle carte, sono divisi in 3 gruppi, dove in un gruppo abbiamo come protagonisti appunto questi dolci gattini, in altri appunto le divinità mitologiche leggendarie e in appunto un altro gruppo, nel terzo ed ultimo gruppo, appunto abbiamo le streghe, abbiamo il mondo delle streghe. Ciascuno di questi 3 gruppi ha 26 carte. Ecco perché sono infatti 78 gli arcani. Di conseguenza la numerazione ricomincia in ciascun gruppo. Quindi in questo caso abbiamo il 13° arcano del gruppo appunto degli dei, della mitologia, e il 13° arcano del gruppo delle streghe, le carte delle streghe. Quindi qui ci viene di nuovo ribadito, mamma mia, il concetto di una profonda trasformazione e di nuovo il richiamo al 13° arcano maggiore, quindi alla carta della morte. Quindi in realtà però, venendomi chiaramente in accezione negativa o comunque rappresentando diciamo un ostacolo, è chiaro che questo cambiamento sarà necessario, ma attenzione perché porterà veramente a uno sconvolgimento, anche dei danni diciamo, che necessiteranno quindi a maggior ragione segretezza, cautela e soprattutto appunto un atteggiamento il più possibile morigerato, perché potrebbero esserci litigi e tanta confusione. Qui ci potrebbe veramente essere un evento sgradevole di grande entità che in qualche modo non rappresenta sicuramente qualcosa di grave o di lunga durata, ma rappresenta comunque una sorta di sconvolgimento, perché evidentemente questa persona non calcolerà bene i rischi. Nel caso in cui questa sia appunto una persona impegnata, è ovvio che questa persona dovrà occuparsi e preoccuparsi chiaramente anche di prestare attenzione, nel caso appunto in cui sia una persona impegnata, a qualsiasi reazione da parte di una compagna ufficiale oppure di una persona che comunque sta frequentando. Stessa cosa vale per voi. Quindi io lo dico a voi perché chiaramente state ascoltando voi questa stesa. State, diciamo, più che altro attente
a che non venga magari scoperta questa frequentazione in maniera esplosiva, perché obiettivamente qui potrebbero insorgere dei problemi. Ma vi ripeto, sono comunque dei problemi di breve durata, anche perché vi ripeto che qui sicuramente un cambiamento sarà necessario. Quindi in qualche modo qui è chiaro che ci sarà un cambiamento radicale nella vita sentimentale di entrambi, oppure sua oppure vostra. Ovviamente ci potrebbe chiaramente essere qualche litigio o comunque un momento di confusione, per cui per esempio nel momento in cui questa persona non agisca appunto con prudenza e con raziocinio e si faccia invece guidare appunto dall'istinto, come vi ho detto con la carta della prova e della conquista, cosa molto probabile visto appunto il soggetto, è chiaro che in questo caso si potrebbe incorrere appunto a un momento di crisi in cui questa persona possa chiedersi: oddio, cosa sto combinando? Ma la trasformazione ovviamente c'è, assolutamente, con qualche ovviamente ostacolo, qualche litigio e la necessità di prestare attenzione nel caso in cui ci sia un terzo elemento, quindi nel caso in cui siate per esempio entrambi impegnati, o lui lo sia o voi lo siate, ma la trasformazione avverrà anche nel momento in cui voi non agiate. Vediamo a questo punto la risposta definitiva al quesito, cioè che cosa accadrà nell'immediato futuro tra voi e questa persona. La ricchezza, però. Allora, questa è una storia, caspita, destinata sicuramente ad andare avanti molto bene. Questo perché? Perché la ricchezza rappresenta un'abbondanza materiale, ovviamente, che però non riguarda soltanto chiaramente un'abbondanza pecuniaria, ok? La ricchezza ci parla comunque anche di un momento di grande fortuna, ovviamente per quanto riguarda i sentimenti. Quindi ci sarà sicuramente del guadagno, vi ripeto, magari anche da un punto di vista economico, però non necessariamente. Cioè in questo caso questa persona, e ve l'avevo già detto, cambiando evidentemente partner o comunque decidendo per un cambiamento reale della sua vita, questa persona sicuramente avrà più lustro nella sua vita stessa. Quindi la carta della ricchezza ci parla di sviluppo, un periodo molto vantaggioso in cui il vostro rapporto e la vostra conoscenza si approfondirà, apportando, vi ripeto, ad un profondo cambiamento nella vita di entrambi. Quindi qualsiasi progetto voi mettiate in qualche modo in atto o abbiate nella vostra mente di attuare con questa persona, verrà attuato, un po' come il 7 bello, no? Questa carta. Quindi in realtà ci sarà sicuramente il successo. Quindi la carta della ricchezza rappresenta un rapporto ricco sia materialmente ma anche moralmente. Perciò si approfondirà di sentimenti, ma questa persona potrebbe a livello appunto anche materiale e vi ripeto pecuniario o monetario fare un investimento giusto che gli permetterà per esempio grazie al suo lavoro di potersi magari avvicinare a voi oppure di poter essere completamente libero e indipendente nel fare una scelta definitiva. Quindi qui c'è una forte crescita del rapporto che ha ovviamente come base sicuramente una profonda sessualità, un desiderio, un erotismo che questa persona prova in maniera particolare nei vostri confronti, cioè voi veramente fate impazzire questa persona e sarà il movente giusto per una reale trasformazione. Attenzione soltanto a fare le cose con una certa prudenza e cautela, mi raccomando, ma alla fine sicuramente il vostro rapporto diventerà molto profondo e molto importante, fino addirittura a provocare un enorme cambiamento fra voi e questa persona e soprattutto nelle vite di entrambi, sia nel caso in cui siate single,
sia nel caso in cui uno dei due o tutti e due siate impegnati. Ok? Molto 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 bella questa stesa, la carta di cambiamento profondo. Allora, adesso partiamo con la seconda variante. Quindi, secondo gruppo, cerchiamo di capire la persona che vi piace, che state frequentando, con la quale c'è comunque un flirt iniziale. Cerchiamo di capire appunto tra voi e questa persona come procederà, partendo ovviamente da un dato importante, quindi il passato, per poi arrivare direttamente al presente e giungere al futuro. E cerchiamo anche di dare un po' uno sguardo ad eventuali ostacoli. Allora, vedete che io cerco di mescolarle chiaramente il più possibile, soprattutto quando passo da una stesa all'altra. Ok. Questa carta che si appiccica a tutte le altre e non vuole venire fuori, quindi vediamo un po' che cosa ci riserva. Allora, partiamo dalla prima posizione, ossia appunto il passato della situazione. Quindi vediamo un po' tra voi questa persona. Allora, ne avevo prese due, quindi in questo caso non me ne sono accorta, ne avevo prese due, il benessere e lo stregone. Di conseguenza, perfetto, le leggiamo tutte e due. Capita raramente una cosa del genere, anzi, per non dire che obiettivamente non è mai capitato sino ad ora. Dunque, ancora più importante questa cosa, per cui io le leggo entrambe, ragazze, e sono entrambe due posizioni importantissime. Allora, prima posizione abbiamo la carta dello stregone. Allora, la carta dello stregone è lui, cioè questa persona, ok? Che ovviamente rappresenta il soggetto della stesa, perché viene, diciamo, nella fattispecie di stregone, perché è una persona che vi ha affascinato sin da subito. E qui abbiamo immediatamente una differenza con la stesa precedente, la stesa del gruppo 1, proprio perché nel gruppo 1 è l'altra persona che è rimasta folgorata dalla consultante e ha fatto di tutto e di più per cercare di conquistarla. In questo caso è stata questa persona che comunque ha colpito molto voi. Lo vedete come un uomo veramente molto carismatico, come un uomo che potrebbe essere anche il marito, il fidanzato, ma anche l'amante ideale. È una persona che in qualche modo potreste vedere come qualcuno che vi possa proteggere con le sue capacità, le arti magiche dello stregone. Avete notato che questa persona, o comunque ve lo posso assicurare, prova un senso di affetto e già di emozioni importanti nei vostri confronti. Quindi sì, è una persona molto legata a voi da un punto di vista di forze, ovviamente erotiche e sessuali, ma in realtà è una persona che già si sente legata a voi. Guardate queste radici. Quindi è una persona che pensa già a voi
come ad una donna del futuro, come ad una donna con la quale potrebbe nascere un qualcosa. Guardate, qui abbiamo questo uovo che prenderà appunto in mano lo stregone, quindi potrebbe nascere veramente un rapporto importante. Ma questa persona vi ha stregato, vi è piaciuta subito questa persona e di conseguenza avete sentito a pelle un legame importante. Non è detto che questa persona vi debba essere piaciuta per forza da un punto di vista, diciamo, estetico, ma c'è subito stato un legame molto forte fra voi e questa persona. Lo avete sentito subito a pelle, al punto che avete deciso in qualche modo di approfondire questa conoscenza, perché questa persona vi piace. Caspita se vi piace, cioè la vedete come una opportunità importante. Ma voi vi fidate anche di questa persona perché la vedete determinata, vi ripeto, la vedete come un capo, come un leader, una guida importante, qualcuno su cui poter confidare. Successivamente ho estratto assieme la carta del benessere. Questa persona in realtà, quando vi chiama, quando vi cerca, anche semplicemente quando vi guarda, voi vi sentite bene. Cioè questa persona in realtà vi fa stare bene. Per voi questa è una persona importante, è una persona che veramente ha grande equilibrio o mostra grande equilibrio ai vostri occhi. È una persona energica, vitale, che ha una grande forza psicofisica. Attenzione, questa non è una persona che demorde, è difficile da buttare giù questa persona, è una roccia interiormente, È una persona soddisfatta dei propri progetti, magari anche del proprio livello professionale. Quindi è una persona che voi vedete come un uomo forte. Quindi è una figura che a voi piace particolarmente. È una persona che vuole, e già in passato appunto voleva, andare avanti con voi attraverso delle comunicazioni, attraverso un vedervi, un sentirvi. È una persona che non molla assolutamente. Anche qui abbiamo un uomo comunque che quando si mette in testa una cosa difficilmente la abbandona. Quindi effettivamente per voi quest'uomo è stato sin da subito comunque un uomo importante, un uomo che in qualche modo vi è piaciuto sin da subito, cioè avete sentito qualcosa o avete notato qualcosa di diverso rispetto a tante altre persone che magari avete conosciuto nel vostro passato. Ed è una persona che sicuramente, ovviamente questo in passato, adesso lo vedremo anche nel presente, aveva sempre avuto voglia di portare avanti il rapporto con voi. Ma perché avete notato che questa persona si è legata a voi. C'è qualcosa di più, non è mera attrazione. Ecco, nella stesa precedente c'era una forte attrazione che guidava ovviamente i due soggetti della stesa. In questo caso no, non è solo un discorso di tipo fisico. Qui c'è anche del sentimento già. Quindi devo dire che avete scelto bene, ragazze? Vediamo la carta del presente e qui abbiamo la carta della fortuna, ossia del caso. Allora, voi sicuramente in questo momento vi sentite, vi ripeto, bene con questa persona al vostro fianco. Comunque, continuare a conoscere questa persona in qualche modo vi fa stare bene. Quindi è una novità che vi permette di anche ricominciare da capo e di ottenere dei benefici in una situazione che potrebbe essere stata negativa, parlo del vostro passato, ma questo però potrebbe essere anche quello che può essere accaduto a lui, cioè anche lui potrebbe arrivare da un brutto passato e quindi vedere voi come un'ottima possibilità per poter ricominciare. Quindi questa persona in realtà ha tutta l'intenzione di cogliere al volo tutte le occasioni che il karma in questo caso gli offrirà per potervi vedere, per potervi sentire, per poter
approfondire il vostro rapporto, cioè qualsiasi possibilità questa persona riesca in qualche modo ad ottenere, lui la utilizzerà. Cioè, mi spiego, per esempio, voi solitamente vi incontrate in un determinato locale o in un determinato bar, questa persona ne approfitterà chiaramente per potervi appunto incontrare in quel determinato bar. Quella persona sa per esempio che voi postate un determinato tipo di appunto post, foto, immagini o video sui vari social, ovviamente ne approfitterà per poter comunicare anche una volta in più con voi, rispondendo magari alle storie appunto che pubblicate. Cioè, per questa persona ogni occasione è e sarà buona per poter approfondire il rapporto che questa persona vuole a tutti i costi con voi. Anche in questo caso quindi abbiamo comunque un individuo che non ha nessuna intenzione di lasciar correre il rapporto con voi, bensì è una persona che lo vuole assolutamente approfondire, anche perché, vi ripeto, vi vede come una sorta di elemento fortunoso nella sua vita, quindi come sicuramente qualcuno che gli porterà gioia e che gli offrirà appunto un nuovo raccolto, quindi sicuramente dell'abbondanza. Questo sia da un punto di vista strettamente materiale, ma anche da un punto di vista emotivo. Vi vede come quella grande fortuna, no? Che possa essergli capitato. Molto bello, eh? Vediamo la linea di tendenza futura, cioè che cosa accadrà tra voi e questa persona nel momento in cui voi non agiate, non cambiate nulla del vostro comportamento. Allora, ecco, streghe e stregone, perfetto, qui abbiamo già la coppia, ragazzi, è un po' stesso discorso degli arcani maggiori e minori, quando in una stesa compaiono per esempio re di coppe e regina di coppe. In questo caso abbiamo appunto stregone e strega. Allora, voi ovviamente da donne ammaliate da cotale bel uomo farete di tutto per cercare ovviamente di attrarre questa persona e ce la farete in pieno, perché chiaramente in questo caso sarete voi le streghe perfette che ammalierete quest'uomo e che riuscirete a guadagnare sempre più posizione nella vita di questa persona. Quindi ci sarà un grande sviluppo tra voi e questa persona che porterà ad avere un ruolo significativo nella sua vita, ma soprattutto ad approfondire i sentimenti, che è a mio avviso la cosa più importante. Ovviamente però qui che cosa accadrà con la carta della strega? Che se in questo caso la situazione era partita, diciamo, anche su basi erotiche, ma non solo, in questo caso invece man mano che il vostro rapporto si approfondirà, si approfondiranno anche i desideri e quindi l'attrazione erotica tra voi e questa persona diventerà qualcosa di assolutamente coinvolgente, quindi voi riuscirete veramente a portare questa persona dalla vostra parte grazie alla vostra determinazione e alla fiducia, ragazze, che dovete avere nelle vostre capacità, perché voi ce la farete, ok? Questa carta rappresenta un po' una sorta di sì come risposta alla domanda della stesa, quindi tra me e questa persona come evolverà la storia? Andrà avanti bene? Si approfondirà? Assolutamente sì, sì e sì, ma grazie anche proprio al vostro potere seduttivo, che verrà triplicato, e farete benissimo, non bene, benissimo. Vediamo la posizione degli ostacoli. La carta degli sposi. Allora, la carta degli sposi in posizione di ostacolo è abbastanza, diciamo, intuibile, nel senso che questa persona non necessariamente, ragazzi, potrebbe essere una persona impegnata, potrebbe essere anche semplicemente una persona che sta frequentando un'altra donna, ok? E di conseguenza, in qualche modo, questa persona dovrà evidentemente barcamenarsi o comunque sciogliere la posizione che lui ha con la compagna ufficiale o comunque con questa donna che lui sta frequentando. Quindi c'è un legame
che questa persona ha nella sua vita presente e che potrebbe in qualche modo fare da piccolo ostacolo nel vostro rapporto, creare quindi qualche piccola inquietudine. Quindi potrebbe essere una persona già impegnata, ma vi ripeto, non necessariamente una persona sposata, potrebbe essere anche semplicemente una persona che sente altre donne e di conseguenza deve ovviamente effettuare una scelta, perché guardate, quest'uomo deve decidere se in qualche modo indossare o meno l'anello che questa ragazza gli sta porgendo. Lui non l'ha ancora indossato, quindi chiaramente questa persona dovrà riuscire con un certo equilibrio mentale a decidere e a scegliere qual è il suo partner ovviamente ideale, perché altrimenti la situazione andrebbe un po' troppo per le lunghe. Quindi qui c'è un vincolo o comunque un qualcosa che questa persona deve risolvere della sua vita. Potrebbe anche trattarsi comunque di una persona che ovviamente si sta separando addirittura in divorzio con la compagna ufficiale. Ecco perché obiettivamente in qualche modo potrebbe essere da ostacolo, perché potrebbe creare dell'inquietudine nella vita di questa persona. Oppure potreste essere voi quelle impegnate e di conseguenza il discorso che ho fatto sino ad ora vale ovviamente anche per voi. Cioè qui c'è un qualcosa, un legame, un vincolo che potrebbe essere da ostacolo e quindi ci sarà poi la necessità di scegliere. E questa è una condizione similare alla stesa precedente, dove anche lì in qualche modo necessiterà di una trasformazione. Qui si sente un po' meno però il concetto della trasformazione, anche perché nella stesa precedente avviene in maniera molto burrascosa, positiva per la consultante, ma burrascosa per il lui della situazione. In questo caso invece evidentemente questo abile stregone riuscirà a non creare confusione, quindi qui non ci sono litigi, battibecchi, situazioni che diciamo possono essere esplosive o compromettenti, ma è chiaro che anche in questo caso però si dovrà effettuare eventualmente una scelta. Ok? Vediamo a questo punto il futuro tra voi e questa persona. C'è un futuro anche molto bello e c'è tra l'altro la scelta. Ok, perfetto. Allora, la carta del sentiero rappresenta la scelta, ovviamente un sentiero che un individuo decide di percorrere rispetto ad un altro. Tra l'altro sono due carte consecutive, questa è la 25esima e questa è la 26esima carta. Quindi di conseguenza ci sarà un grande progresso tra di voi, sono arrivo delle ottime novità, però ecco, come vi ho detto poco fa, in questa stesa rispetto alla stesa precedente non avviene tutto in maniera appunto veloce, anche molto direi intensa e forte. Qui verrà fatto tutto con estrema calma, con dedizione, con determinazione, grande ambizione. Però non con tempistiche molto più lunghe della stesa precedente, anzi perché anche qui la carta del sentiero può rappresentare proprio tempi brevi. Quindi anche qui c'è un grande cambiamento, un cambiamento importante che rappresenta un po' la sorta di luce, no? In fondo al tunnel. Quindi ci sarà un momento di grande consapevolezza, di fiducia sia vostra che dell'altra persona, che porterà assolutamente a raggiungere risultati favorevoli. Ovviamente con determinazione, pazienza e discrezione, ma sicuramente qui c'è un grande evolversi della situazione. Vi ripeto, anche in tempi non decisamente lunghissimi. E in questa stesa avverrà tutto in maniera molto più tranquilla, molto più calma, cioè non ci saranno bisticci, ci sono sicuramente degli ostacoli che però verranno ovviamente rimossi e superati nel momento in cui l'individuo arriverà ad una vera e propria scelta, ma perché questo stregone non si lascia intimorire. In questo caso lo stregone è un uomo molto forte e nemmeno voi chiaramente vi lascerete intimorire, perché nemmeno la strega è una donna che comunque demorde da quelli che sono appunto i suoi obiettivi.
Di conseguenza questa è veramente una stesa molto bella, perché verrà fatto tutto evidentemente nei tempi giusti. Non affretterete ovviamente le tempistiche, non ci saranno delle enormi baraonde, ma arriverete entrambi ad ottenere finalmente ciò che vorrete. Soprattutto il vostro rapporto andrà avanti e si approfondirà in maniera molto molto positiva. Quindi anche in questo caso aspettatevi un cambiamento molto importante.